Pensavate che avessi finito, vero? E invece abbiamo appena iniziato a fare Cube Draft. Non abbiamo mai finito di fare Cube. Soprattutto non abbiamo mai finito di draftare aggro. Surprise, surprise! Ti diamo il benvenuto nella chat di Kami of Lucky Top Decks. Ma che nome è? Ma come si chiama sto tizio? Ma che veramente? Ma cosa mi sta a significare Kami of Lucky Top Decks? Che top decka bene! Che quando attiva Caustic Bronco, quella volta che l'attiva Sedlato, in cima sta Steel Seraph. Perché dobbiamo fare 7-0. Ancora aggro. No, adesso la stipulation è finita. Ora che abbiamo fatto 7-0 con aggro, possiamo permetterci di draftare altro. Quell'altro sarà. Potremmo fare il mazzo Lutri. Ancora dobbiamo fare il mazzo Lutri. Potrebbe essere divertente. Alternativa è fare Beza. Prendere Beza che è fare un bel controllone d'altri tempi. Potremmo prendere addirittura Nishoba Brawler. E fare un domain aggro. Facciamo il raro domain aggro con tutte quante le fetch. Chat. Qual è il vostro pick? Damnation pure potrebbe essere un bel primo pick. Lutri è il pick scontato. Ma noi siamo persone scontate, eh? Chat. Chat! Non addormentatevi davanti allo schermo. Dite una qualsiasi cosa. Bankbuster anche potrebbe essere un pick più o meno scontato. Colorless va bene in ogni mazzo. Va bene in ogni mazzo, ma proprio quello che preferisci. Quello che io preferisco. Io preferisco Beza sempre. Non passo mai un'occasione di fare blu-bianco controllo. Questo è poco ma sicuro. Dai, vogliamo fare blu-bianco controllone? Dai, su, dai, annoiamo gli avversari. Abbiamo fatto 7-0 con aggro. No, Lutri è il pick strictly better, visto che cioè, è il primo pick quintessenziale del formato, quindi va preso. Però non mi convincerete mai a passare OJT. No, mi convincerete parlandomi di Reanimate con Lutri. Allora a quel punto Reanimate è una delle spell più busted dell'intero cube. Vratta IZ. Ma che Vratta IZ? Ma dai, ma per piacere. Ma dai, su. Allora, no, Reanimate easy secondo pick. A maggior ragione ora che abbiamo avuto Lutri. Carte che si avvicinano come power level sono solo le fetch, ma le fetch abbiamo detto che sono in abbondanza, quindi le potremo prendere più avanti. L'alternativa è Emerald Collector, che è pure decente come carta. È una 1-2 che può diventare una 4-4 fino a fine turno se ci investi 3 mana. Quando fa danno da combattimento a un giocatore peschi una carta, quindi è come se fosse Psychic Frog, e quando peschi la terza carta in un turno crei un Mox Emerald, quindi più che decente, però non al costo di Reanimate che è broken, busted. In tema di Reanimate, qui cosa vogliamo prendere? Allora, Lutri vuole delle spell busted, ci sono delle spell busted, cioè facciamo un algoritmo che ci indirizzi verso ciò che dovrebbe essere piccato. Ci sono degli instant delle sorcerie atomiche? No. Qual è la carta più forte della busta? Non c'è una carta che spicchi particolarmente sopra le altre. Potremmo prendere Bowmat se andassimo tipo Rakdos Lutri con Reanimate, potrebbe avere un senso. Però non so se forse All Squad Heavy è leggermente meglio. Ma Heavy sembra un po' lento. In realtà potrebbe essere un pick da spendere su una fetch questo. Va bene, sì, di fetch ce ne sono tante, eccetera, eccetera, però fetch sono fetch, ragazzi. Sono sempre forti. Unable to Scream? Sì, però vedi, cioè il fatto di aver preso Tarn adesso ti permette di prendere Flage, Jace, Sapphire Collector o Colagan Command. Una qualsiasi di queste quattro carte qua sopra sono easy quarto pick. Easy terzo... No, easy quarto pick. In realtà potrei prendere K-Command perché proprio perché è forte con Lutri. Cioè stiamo facendo un mazzo Lutri in cui Lutri per lo più tra le altre cose è atomico. La carta più forte di per sé è Flage. Partiamo da questo presupposto. Flage è imbattibile. Però dovremmo poi veramente aggiustarci la mana base attorno, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non possiamo prendere Flage e slottarlo dentro un qualsiasi mazzo. K-Command invece possiamo veramente fare un Grixis Lutri nucleare nel frattempo che rimettiamoci gli occhiali quelli giusti. Potremmo fare un Grixis Lutri nucleare con K-Command. E mi sa che mi convince leggermente di più. Perché è un archetipo che non abbiamo mai fatto. Ovviamente Grixis Lutri andrà trovando Chandrona. Forse Emrakul. Se giochiamo un po' con il cimitero, forse Emrakul potrebbe dire la sua. Anche se Chandrona ha
Uno slot più o meno similare rispetto ad Emrakul, sempre castabile. Oltre ad essere praticamente il Placewalker, la top end finisher che voglio sempre in questo tipo di mazzo. Control. Attenzione Mick, manco mi ero accorto che eri tu. Benvenuto, welcome, welcome to my chat. Attenzione, c'è anche Impetus, Lootmonger e Showasai. No, in realtà sono impazzito. No, Lootmonger non si passa. Sono pazzo. Perché Lutri non me lo fa mettere come companion in tutto ciò? Non si sa, vabbè. No, assolutamente no. Lootmonger è una carta atomica di Alchemy. Quando entra su campo di battaglia scarti una carta, poi fai Heist. Quando casti una spell che tu non possiedi, quindi una spell che hai rubato, fai un treasure. Casti qualsiasi cosa, è fortissimo con Reanimate. Sia perché è forte da rianimare, e sia perché ti scarti il target da rianimare il turno dopo. Tipo, ad esempio, potremmo prendere un Bonehorde Dracosaur, scartare il Lootmonger e il turno dopo rianimarlo, sarebbe tipo atomico. L'alternativa è prendere Mire, oppure Obliterating Bolt. Per me è tra Mire e Dracosaur, ma penso che come top end troveremo cioè qualcos'altro lo troveremo. Le fetch sono le fetch, soprattutto fetch on color, visto che noi saremo Rakdos X, cioè dove X è un terzo colore da aggiungere. E che potrebbe essere ad esempio il blu, Iteration. Se vogliamo andare ai Grixis, Iteration già è forte di suo, poi è forte con Lutri di più. L'alternativa veramente potrebbe essere prendere Jewel Mine Overseer e fare again Mardu. Abbiamo fatto. Faremo Mardu 3 volte di fila. Una volta a base Boros, una volta a base Orzhov e adesso a base Rakdos, Splash bianco. Però no, questo qui è un mazzo Iteration. Se c'è un mazzo Iteration è questo qua. C'è anche Ivora Insatiable Ire di Jumpstart. Però no, è Expressive Iteration troppo forte. In tema di Iteration potremmo addirittura prendere Magda che fa i treasure. Adesso avremo Lootmonger che fa i treasure, Magda che fa i treasure. Insomma, qualcosina di divertente potremmo sistemarci. L'alternativa è prendere una di queste 3 dual Gruul, se proprio vogliamo splashare il verde. Però Magda già di per sé enabla gli splash. In realtà con tutti questi modi per fare il cimitero, quasi che Tasigur. Tassigur, che in realtà potrebbe essere un bel pick, tra Tasigur e Arid Mesa. Ovviamente Old Rich prenderebbe Vratta Izzet tutta la vita, scontato, ma noi non siamo Old Rich, non draftiamo Control fisso. Questo qui non è necessariamente un mazzo Control, è un midrange tempo che fa value con le instant e con le sorcery, quindi è leggermente diverso come archetipo. E quel mazzo quasi che vuole Bituminous Blast. In realtà, se c'è una carta che è forte in questo archetipo è Emerald Collector, che già avevo citato prima. Tutte le altre sono semplicemente troppo lente. Cryptic Coat, mi sento male a vederla passare. Ti sentirei male molto spesso per tante cose con me. Il verde lo volevamo per Collector, quindi prendiamo Overgrown Tomb, giusto? Oppure potremmo mai volere Courier? Può mai essere un mazzo Courier questo? In realtà sì, però tombaci del verde sicuro per Collector, io davvero lo voglio ineblare. Ci dà 2 fonti verdi sicure. Courier non è che sia così importante. Vabbè, adesso Sapphire tutta la vita. Quando casti la tua seconda non creature spell nel tuo turno fai un Mox e dà flashback alle instant e sorcery nel tuo cimitero. È nucleare in questo mazzo. È veramente un regalone che ci hanno fatto. E anche Showaside è un regalone. Questo qui è 3 danni a una creatura. Muldrifter forse lo giochiamo, forse no. Forse Spell Pierce, se abbiamo modi per fare scarto pesco, potrebbe essere una considerazione, non lo so. E questa in realtà potrebbe anche essere una considerazione. Ivora. Quando fa data da combattimento crea un blood, quando scarti una carta mette un pallino. Cosa abbiamo che scarta al momento? Impetus Slotmonger. E basta più o meno. Allora. Carta più forte della busta Teferi. Poi c'è Holy Hit e Watery Grave se vogliamo fixare. Possiamo mai splashare Teferi con 2 fetch? In realtà sì. Cioè, questo mazzo vuole Teferi. Cioè, non c'è un mazzo che non vuole Teferi, ma questo mazzo a maggior ragione vuole Teferi. È semplicemente troppo broken. Cioè, è troppo più forte di tutte le altre carte che stanno. Perché devo prendere Watery Grave qui? Tanto lo splash Teferi in qualche modo. Facciamo Pentacolor Lutri. Certo che facciamo Pentacolor Lutri. È troppo stupido Teferi. Non lo posso passare. Cioè, tipo adesso spenderò il pick per prendere Savai Triumph, per eneblare tutto, per eneblare Teferi, ma va bene. Va benissimo. Cosa devo prendere? Se no Spectre of Destruction, che è un incantesimo che qualvolta una creatura muore gli mette un pallino sopra, e al tuo mantenimento peschi levando un pallino, che va bene. Sarebbe fortissimo in questo mazzo. Però, siccome voglio fare quadricolor, prima di tutto prendo il Trioma. Dopodiché, Trioma, again. Ah, no, 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 no. Fermi tutti. C'è un'eccezione, e l'eccezione è la carta di Alchemy Busted. Molten Impact è una carta che è ridicola. Ha 2 mana, 4 danni a una creatura. Il danno in eccesso
lo metti da parte, tipo spacchi una creatura con 2 di costituzione, metti 2 danni da parte e il prossimo instant e sorcery che casti fai 2 danni a un pezzo. È tipo una delle cose più forti che puoi fare con Lutri, che non sia Reanimate o Call Command. Poi abbiamo anche Sapphire Collector, oltre che Lutri, quindi abbiamo tanti modi cioè tanti modi per capitalizzare sulle instant e sorcery forti. Quindi quando vediamo un instant o sorcery forte la dobbiamo prendere sempre, sempre. E magari una tra 1, 2, 3, 4 Wila. Una qualsiasi di queste 4 terre a me piacerebbero. Cioè mi basterebbero una qualsiasi. Allora, Chandrona, Housemaid è atomica. Grave Expectations è atomica. Facciamo Ice di un pezzo dell'avversario, una spella 1 da raddoppiare con Lutri. Tosta, veramente tosta questa. Anche Dragon Rage Channeler sarebbe fortissimo in questo mazzo. Forse Channeler, perché è uno dei drop a 1 più forti che potremmo trovare. Cioè, è proprio il drop a 1 di questo mazzo. Reanimate, Molten Impact, Iteration, Key Command. No, ci servono le spell chip. Ci servono le spell chip e fare Ice è troppo forte. Quindi Expectations dentro e adesso prendiamo Watery Grave. Ora non possiamo più... No, 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 che cosa dico? Oh, no, stiamo scherzando, Psychic Frog. No, 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 no. Psychic Frog con Reanimate. Scartiamo una creatura forte e la rinemiamo il turno dopo. No, no, sta carta non ha alcun senso dentro sto mazzo. Dispiace passare Watery Grave, ma... Tra l'altro giocheremo pure qui Bolt. Ci hanno passato? What the hell? What the hell? Sta uscendo un mazzo atomico. Adesso è un aggro, adesso quasi che non voglio più Teferi. Sicuramente vorrò una fetch, devo decidere solamente quale. Se quella con il nero o quella con il blu. Noi che abbiamo Savai Triome e Tomb, quindi in realtà è meglio Marshflats, perché va a prendere sia verde che rosso e bianco. Non va a prendere il blu per il momento, ma il blu lo troveremo in qualche modo. Sì, 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 easy Marshflats adesso. Easy, easy, easy. Chat, vi sta piacendo questo mazzo? Per ora? Avete... Cioè, è chiara quella che è l'idea dietro questo mazzo? Quindi avversari, Sear Slicer... No, 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 questi qui non fanno abbastanza vantaggio. E ho Breeding Pool o Mesa, ma penso che prendo Mesa, così da avere il mana perfettamente fissato. Adesso serve giusto un trioma o una dual in più. E adesso prendiamo Anoli Hit, easy. Anche se non abbiamo troppi modi per fare deliro, ma già il fatto che siano sparetto in early. In realtà abbiamo già Bolt e Shovaside. Non è che sia così importante. Forse è meglio prendere Riddle per Tasigur e poi far cimitero. Non mi convince. Però Hit è la carta più forte. Non so se la gioco. Mettiamola di side per il momento. Sensor non la voglio. Temple Garden è come se fosse una pianura che dà verde per Collector. Non è il massimo. Mi sa che se c'è un mazzo Grim è questo. Mazzo Grim Lavamancer. Alla fine col cimitero ci giochiamo solamente con niente praticamente. Con Tasigur. Col Delve di Tasigur. No, penso che un Grim ce lo possiamo permettere. Eccolo qui. Easy, easy Xander's Lounge. Easy. Noi siamo Grixis. Abbiamo 1, 2, 3, 4 fetch che vanno a trovare il trioma Grixis. Easy. Snap. E tra l'altro ci willa pure Channeler. Fortissimo. Sto scendendo un mazzo nucleare, ragazzi. Mi sa che adesso Teferi non lo giochiamo neanche più. Cioè non ci serve più neanche il bianco. Possiamo levare tipo Savai Triumph. Però il Bronco lo giochiamo. E adesso giochiamo tipo 15 terre, eh. Sto mazzo più di 15 terre non le vuole. E forse giochiamo Slice, ma non lo so. E la Stride. Oh, attenzione! Grixis Death Shadow stiamo facendo. Vabbè, adesso qui. Adesso scontatissimo. Triumphant Gateway. Not even close to being close. Proprio snap, primo pick. Se non ci fosse stato Gateway avrei preso una fetch. Tiny Bones a me non piace, veramente, cioè è troppo pipe dream. Quando connette puoi castare un permanente non terra dal cimitero dell'avversario e puoi pagare mana di qualsiasi tipo per castarlo. Quando è stato spoilerato ad Outlaws sembrava tipo un drop a 1 che si sarebbe potuto giocare in Legacy. In realtà niente di più lontano dalla realtà. Penso di non aver mai visto Tiny Bones andare a riprendere dei permanenti dal cimitero. Cioè, in un anno che è stata stampata, eh. Cioè, in un anno mi sa che l'avrò visto fare tipo 1 o 2 volte e basta. Va bene, quindi Gateway è la nostra top end. Potremmo prendere Giralk, però un po' troppo. Ho detto che vorrei tenere la curva bassa. Potrebbe mai essere. Ah, la carta dal power più alto qui è Goblin Bombardment. Potrebbe mai essere un mazzo Goblin Bombardment questo? In realtà non ho niente che scomba con Bombardment. No, perché siamo un midrange che fa value e che si basa sul fatto di avere una curva super cheap. Mi sa che è meglio Remand di Bombardment in questo mazzo.
E o Remando o Delta, anche se le carte più forti sono Bombardment e Giralk, che sì sono i nostri colori, ma non sono ottimizzati in questo mazzo. Giralk semplicemente costa troppo e noi giocheremo poche terre e la forza di questo mazzo sarà avere poche terre. Sicuro è un drop a 1, eh. E non vedete con drop a 6. E Bombardment devi avere delle pedine, dei pezzi da saccare sopra. Se ci sacchi i pezzi veri, non è una carta forte. Non è una carta abbastanza forte da giustificare l'inclusione nel mazzo. Toom è troppo lenta per quello che stiamo cercando di fare. Penso che o è Surveillant o Scalding Tarn. Mi sa che prendiamo la Surveillant, visto che abbiamo già 4 fetch. Quindi prendere il target per fare Surveil un attimino meglio. Ciao, siamo tornati, c'è stato un leggero calo di tensione, prendiamo qui... abbiamo preso un Bristol Bill, vabbè, ci ha autopiccato una carta. Comunque abbiamo preso Death Shadow, quindi stiamo montando letteralmente Grixis Death Shadow, se vi può interessare. In tema di Death Shadow vorrei le Shockland, che non ho, solamente Tomba, mi serve un'altra Shockland disperatamente per questo mazzo. Penso che prenderò Dark Confidant adesso, perché voglio farmi un sacco di danni alla faccia dentro sto mazzo. Dark Confidant è broken in questo mazzo. Dove sono le Shockland? Dove sono? Posso mai prendere Make Disappear? No, mi sa che devo prendere un'altra fetch. Voglio mono fetch. Ah no, in realtà, oh, Snapcaster. Snapcaster con la Command? No, 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 attenzione. Dobbiamo grindare gli avversari. Niente, non è tornata manco una Shockland. No. Però Infernal Grasp ci fa danni alla faccia. Ma come Bombardment, ultimo pick, dai, su. Prenderemo Bombardment, non lo giocheremo perché non è mazzo Bombardment, lo prenderemo lo stesso. Tarn va bene, ma niente, non siamo riusciti a trovare un'altra Shockland, allucinante. Allucinante veramente. Tarn la prendiamo perché la prendiamo, abbiamo tutte le shock. A questo punto Stock ce lo facciamo alla faccia. Prismari Command però è lento. Potrà mai servirci Urborg? No, fixa più l'avversario che noi. Forse Stock dei Flames con Lutri. Facciamo doppio Stock dei Flames. Sta carta non è per questo mazzo. No. Chat, ci siete? Siamo tornati. Ah, adesso ancora mi sono accorto che la live l'ho rinominata Best Italian Drafter. E ancora qualche compagno, qualche collega non è venuto in chat a reclamare di questa cosa. Allora, ci ho detto. È un mazzo con la Uncommand, Psychic From. Mettiamo prima le minacce, no? Abbiamo detto che dobbiamo fare il mazzo. Tutto ciò che perde vite deve stare dentro al mazzo perché stiamo giocando. Ah, comandate il draft di prima, scusami, non l'avevo letto. 7-0 è finito, Skunk. Prismari Command è situazionale, Mick. È situazionale, non è. Non ci tengo troppo ad averlo. Colin Command è tipo strictly better. Bella, 7-0, tanto l'ho postato sul canale. Sul canale rosso. E Bronco sicuramente dentro al mazzo. Cos'altro perde vite? Che deve essere giocato per forza. Ah, vabbè, le fetch. Tutte le fetch. I triomi e tomba perché la andremo a fecciare per farci due danni a face. Dopodiché, terre. Ne dovremo giocare 15. Quindi sono 3, 4, 5. Sono a 6 fetch. Quindi per il blu abbiamo 6, 7, 10, 4, 6 e 4, 10. No, troppe fonti nere. E poi mi sa che possiamo togliere un'isola. Così quante fonti rosse abbiamo? 6, 7, 8, 9, 10. Ma vabbè, il mana è perfettamente fissato. Potremmo anche permetterci di togliere una Ansavai Triumph, volendo. Però boh, non lo so, il mana bianco lo utilizzeremo per qualcosa. Quindi 15 terre sì, non voglio mai più giocare più della 15esima in questi mazzi. Sicuro voglio giocare Sapphire Collector, Molten Impact, tutta la vita dentro. Grave Expectation sì, Emerald Collector sì, absolutely. Loot Monger sicuro. E poi Expressive Iteration 100%, Bolt, Show Aside 100%. Quindi mancano 8 carte. Penso botto da 4, perché possiamo fare botto da 4 su noi stessi per pompare Death Shadow e la Stride. Channeler sicuramente, Snapcaster e Tasigur sicuramente. Mancano 4 carte. Non penso sia un Matzenberg Cleave questo. Quasi che più un mazzo Stock dei Flames piuttosto che un Matzenberg Cleave. Perché gli sparette a 4 in realtà hanno value con Lutri. Potrebbe avere mai un senso Ivora.
che è una 2-2 con trample. Quando connette fai un blood. Il blood scarta pezzi da rianimare con reanimate. Però un po' lento, a dire la verità. Mi sa che Plunder era un attimino meglio. Perché in generale i 2-2 hanno un senso in questo mazzo perché animano della stride. E... Ah, Grim Lavamanzero, che tra l'altro fa danni alla faccia per pompare i due effetti Shadow. E poi mi sa Remand. E basta? Abbiamo finito? Mi sa che mettiamo Bone Crusher come una minaccia in più. Quali sono le minacce del mazzo? Abbiamo 150.000. Mamma mia, sto mazzo è atomico. Faremo 0-3. Lavamancer for nostalgia. No, 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 non senso la Lavamancer. Abbiamo solo Tasigur che interagisce col cimitero. Tasigur, Reanimate e Key Command e Snapcaster. Però possiamo in qualche modo, cioè, giocarci attorno al fatto di non levarci target con Lavamancer. E... Che bello, pare un costruito sto mazzo. Cioè, non so di power level, però come costruzione del mazzo sembra un costruito, per come è montato. Cioè, a questo mazzo veramente mancano solamente tre carte, mancano a sto mazzo. Steamvents, Watery Grave e Blood Crypt. Se avesse avuto queste tre carte, questo mazzo sarebbe stato imbattibile. Purtroppo abbiamo dovuto passare le Shockland in dei momenti in cui non ci servivano più di tanto e dobbiamo accettare così. Let's go, let's go, let's go. Questo è il motivo per cui volevo fare i cube, perché ci sono tutti quanti questi archetipi. Nel frattempo, chi ha seguito? Chi ha seguito By Studio? B Studio? Welcome to the Lucky Top Takers. Among Us, welcome Among Us. Equipiamo questa mano, si può mai equipare? Assolutamente sì. E dobbiamo decidere se fare Grave Expectations di primo. In realtà il nero lo andiamo a trovare con Flats. Facciamo... Se prendiamo però Tomba stappata con Marsh Flats, poi non possiamo tenere aperto Bone Crusher di secondo, il che un po' mi dispiace. In realtà Gateway è un po' una nombo con i vari effetti Death Shadow, ad essere completamente sinceri. Mi sa che potremmo forse andare a prendere il Trioma, però se andiamo a prendere il Trioma poi non abbiamo più accesso al verde, però il verde non ci serve per il momento. Possiamo prendere il Trioma. Trioma, passo. E abbiamo pescato Shadow, quindi avremmo dovuto farci shock alla faccia. E adesso non possiamo farlo perché Tarn non può prendere Tomba. Maledizione. Quindi Shadow ci è morto un po' come carta in mano. A meno che l'Oppo non ci attacca. Quindi Tarn purtroppo per noi andrà a prendere o Isola o Montagna, ma penso Isola, sì, assolutamente. E poi faremo Stomp su Confidant, perché non ci tengo a far fare card advantage all'avversario. No, grazie. S'il vous plaît. Ah, Tomba l'abbiamo pescato lo stesso. Possiamo fare Tomba Bone Crusher a sto punto. Perché no? Così iniziamo a menare, il turno dopo faremo Gateway. Il problema è che la Nombo Gateway Shadow la stiamo subendo del tutto con questa partenza. Però, sto Bone Crusher si rivela essere una cartona gigantesca, fa questo 2x1 fantastico. Loppo fa Cariatide passa. Cariatide fetch passo. No, Cariatide fetch. Fatal push su Bone Crusher. No. Quanto ti voglio fare questo Triumphant Gateway, opponent. Lasciatelo fare, please. Insidious Fungus. Quindi Fungus o spacca un artefatto, spacca un incantesimo, oppure draw a card, puoi mettere una terra. Vabbè. Io ti meno per 5, opponent. E poi passo con Gateway. Tutt'al più può spaccarmi Gateway con incantesimo. Però il suo effetto già l'ha fatto. Già ha rubato due carte dal mazzo. Quindi, anzi, sarei felice se lo facesse. Perché vuol dire che non farei Drain Life. E potrei giocare Death Shadow non guadagnando vite. Ah, voglio togliermi le vite, opponente. Tu non hai capito niente. Passa l'avversario, speriamo che non abbia un counter a 2. Mena, va bene, va benissimo. Va bene, grazie. Speravo mi facessi più danni di uno. Terra. Thragtusk. Disastro. Thragtusk è un problema da gestire. Quindi, cosa andiamo a rubare all'oppo? Abrupt Decay, Vorinclex non abbiamo foreste, quindi non fa niente. Decay anche non fa niente. Potremmo prendere Voice. Voice non è male perché facciamo un token tanto tanto. Prendiamo Voice. E prendiamo Resto. Resto pure non è brutto.
Però Resto su cosa potremmo farlo di decente? È futuribile Resto. In qualità di volante è futuribile. Facciamo così e così. Sì. Poi dobbiamo decidere se tradare Bone Crusher con Tragtask. In realtà sì. Perché magari l'avversario non trada. E prendiamo 5 danni face. No, purtroppo l'avversario trada. E va bene così, va bene così. Quindi ok. Facciamo voice. Yes. Drain. Confident. Go. Uff. Tractas è stato un macello veramente in questo game. Va contro tutta quanta la nostra strategia che stiamo cercando di fare. 5 vite, quando muore fa un'altra bestia. Fa tutta questa board presence. Cioè, ha praticamente nullificato tutto il vantaggio che eravamo riusciti a creare con Bone Crusher. Però ancora ce la possiamo fare. Ragazzi, calma. Abbiamo Resto che farà il race volante. Resto dice: quando entra su campo di battaglia puoi esiliare un non angelo che controlli. Puoi far ritornare quella carta sotto il campo di battaglia. Cioè, sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. Quindi se esilio la voice dell'avversario, in ogni caso, vabbè, però Confident è morto, ecco, è quello che non volevo che succedesse. No, stavo dicendo, voice comunque sia tornerebbe sul mio campo di battaglia. Ah, e poi fa Witness e si riprende Tractask. Ah, dobbiamo vincere di card advantage, non possiamo mai più vincere di danni. Quindi 3 danni a me, immagino, va bene. Non ha senso ci bloccare, andiamo a 14. Stappiamo terra. Potremmo anche riprendere il Lutri, volendo, potrebbe mai avere un senso. Perché questo Restoration non fa assolutamente niente. Potrei riprendere Lutri e fare Emerald, però Emerald non connette mai. Cioè, se tengo il board debole per un turno, il senso è che prenderò altri danni dalle altre creature e andrò sotto abbastanza da poter appoggiare per 3 questa Shadow. E con Shadow tenere il board magari, quello dovrebbe essere il senso. Però anche stando attenti dal fatto che io guadagnerò 2 vite quando casto Restoration Angel, quindi non dovrei stare a 12 se no mi ammazzo Shadow da sola. Per chi non avesse giocato Modern qualche anno fa, Death Shadow è una 13-13 che prende meno X dove X è pari ai tuoi punti vita. Quindi adesso se prendo 5 danni vado a 9 e Shadow entra direttamente come una 4-4. Quindi assolutamente prendo questi danni. Yes, avrei potuto bloccare con Voice, però Voice quando muore fa un elementale XX dove X è pari al numero di creature che controlli, quindi sarebbe morto e sarebbe rientrato un altro 2-2. Però già l'effetto in realtà del fatto che quando l'avversario casta spell durante il mio turno faccio un token è forte. Più vorrei bloccare possibilmente i danni che farà Tractask il turno dopo che attaccherà come una 5-4. Quindi, adesso una bella pescata sarebbe terra. Anzi no, posso comunque sia fare Shadow e fare Lutri Grieve Expectations, che non sarebbe male. Peccato perché senza queste 10 vite l'avversario stava a 11 e questi qua sono 8 danni con Slice. Lutri Slice sono 8 danni perché lo raddoppieremmo. L'avremmo chiuso di burn, però non possiamo chiuderlo di burn. L'attacco con Collector non ha senso perché l'avversario tutt'al più blocca con Tractask, quindi mi sa che dobbiamo fare Shadow, passo. E se Loppo fa una removal su Shadow c'ho Restoration Angel aperta. Quindi o Lutri doppio Grave Expectations oppure Restoration aperto. Magari l'avversario spacca Fungus. Mi spacca Triumphant Gateway. Non mi dispiacerebbe. Purtroppo Restoration bounce flickerà solamente Angeli. Complicato sto game, ragazzi. Sto game è veramente complicato. Qua ci dobbiamo inventare qualcosa per vincere la sta run. Oppo va a prendere una pianura, sta giocando il solito quadricolor fantasia, sperando che non slammi qualcosa di troppo forte. Pesca una carta, va bene. Quindi stappa con 4 carte. Con 3 carte in mano, pardon. 3 carte in mano, Witness, Tractask. Potremmo anche bloccare Tractask e farci 3 danni alla faccia, andare a 5, Shadow diventa una 9-9. Però mi sembra un po' uno spio di risorse. Dal momento che Loppo fa una removal su Shadow abbiamo praticamente perso. Mi sembra un buon turno per bloccare con Voice questo. Se vuole attaccare Witness, per me va bene. Se vuole spendere il turno a fare gli Eternalize. Vediamo, quindi. L'alternativa è bloccare con Shadow. No, ma in ogni caso non riusciamo a renderla di più di così. No, ci blocchiamo con Boys. Perché è vero che vorremmo andare bassi di vita. Potremmo andare a 4, forse. Se andiamo a 4, Shadow diventa gigantesca, ma in ogni caso la dovremmo tenere in difesa.
Perché il resto sarebbe meglio farlo su Lutri e fare il rebuy dell'effetto di Lutri. Però se andiamo a 4 poi possiamo morire come dei polli da cose rare, strane, cioè da burn random. In realtà no, perché abbiamo Grave Expectation che può guadagnare vite a velocità instant. Prendiamo i danni, va. Vediamo cosa succede. Chi mi ha seguito? Chi mi ha seguito? Attenzione. Soterch. No, non ho letto bene il nome. Comunque, welcome to the fold. Benvenuto tra i Lucky Top Deckers. Abbiamo una Shadow 9-9 in cube. Attenzione, un altro follow. Chi è? Typhus. Welcome to the fold. Unearth su Confident va bene, l'hai fatto. E poi passi. Giusto, opponent? Passi, quindi faccio Grave Expectations. Ice Target Opponent's Library, yes. E Lutri che copia Grave Expectations. Mi sono perso un follow. Welcome to the sub. Allora, Expectation sempre iced you. Allora, Vorinclex me l'ha proposto di nuovo, però Gliss è fortissima. Gliss è atomica in questo spot. Molto più di... Reliqueri si pompa per il numero delle terre che al cimitero serve una 4-4, ma Gliss è atomica, veramente. Dobbiamo solamente trovare un modo per togliere Confident e non farli fare troppo value. Condemn, Sunblessed Heart, Sunblessed Healer va a riprendere il nostro Confident, ma siamo bassissimi di vite, non possiamo permettercelo. Condemned su Tractas, che in realtà è un po' un macello, perché lui gli entra una bestia, più guadagna troppe vite. Mi sa che prendiamo Healer, oppure Gitrog. Gitrog anche non sarebbe male. Se facciamo Gitrog e ci sacchiamo Shadow, e se si connette con l'avversario peschiamo tipo infinite carte. Allora, quante carte abbiamo al cimitero? 5, quindi possiamo esiliare tutto e fare un Tasigur e abbiamo il board completamente breccato e teniamo aperta l'attivazione di Tasigur più il resto. Potrebbe avere un senso. Però io vorrei togliere Confident, ma se levo Confident faccio un turno inefficient. Allora, se attacco con Shadow così, facendo Ride, se faccio Ride però triggera Getaway, vado a 6, Shadow si spompa, diventa una 7-7. E soprattutto su Gitrog farebbe doppio blocco così e me la leverebbe, non farebbe neanche danni alla faccia, farebbe triple blocco cariati dalla 3-3 alla 2-1. Quindi mi sa di no, mi sa che dobbiamo fare Tasigur esiliando tutto. 1, 2, 3, 4, 5, yes. Questo è poco, ma sicuro. E poi attacca Shadow. E basta. Loppo c'ha un blocco con Eternal Witness e poi se la rianima il turno dopo, ma per me va bene. Va bene, l'hai fatto. Go. Gli diamo sì un'attivazione di Confidant, però Confidant è vero che anche lui ha carta a costo alto, potrebbe avere dentro al mazzo. Non ha una curva super cheap come potremmo averla noi, quindi può anche darsi che si fa troppi danni di Confidant, Potevo levarlo con Slice, però sarebbe stato troppo inefficient come turno. Quindi Hop attacca con Tractask, va bene. Noi blocchiamo con Voice, facciamo il pedino immenso di Voice. Va bene. E ora dobbiamo decidere se attivare Tasigur o fare Resto a fine turno. Lui non sa di Resto. Però Resto volevo fargli fare value con Lutri. Solo che non ho ancora spell valide. Questo costa 1 in meno se un opponente controlla un permanente multicolore. Io dovrebbe fare un permanente multicolore, a quel punto poi avrei doppio Ghostfire Slice con Lutri da Restoration. Faccio Resto, blinko Lutri, Lutri entra e fa doppia Slice, quello sarebbe forte. Vediamo. Elfo mistico non fa niente, non c'ha un blocco. Reclaimer anche non fa granché. È una 3-4, vabbè però. Sarà una 3-4. E Birds un altro. Mono c'ha un blocchi, attenzione. Allora, a sto punto. Sì, dai, facciamo un'attivazione di Tasigur. Vediamo cosa mi ridà l'avversario. Mi ridà Bronco, ma Bronco va bene. Bronco lo accetto. Bronco lo accetto. Rana. Ranocchia. Mi sa che adesso facciamo slice su Confident, Ranocchia, passo, non possiamo tipo mai più perdere. E gioco pre-combat, Ranocchia. Così che questo si pompa e posso attaccare con 1 e 2. Loppo tutto al più si può riprendere qualcosa il turno dopo con Witness, però. Champ, ok. Potrei anche fare Gliss e Drain.
No, questo blocco non ha senso. Se fai blocchi multipli sulla CC non ha senso. Così va bene. A 13. Ma quasi quasi glielo lascio sto Confident. Sta a vedere che perderà di sto Confident. Se c'è un altro pezzo appiedato. Facciamo doppia slice, dai, su. Io da 6 tu vai a 11. Su, dai, ci morirai di sto Confident. Rivela Emrakul. Cos'è Sumble Stealer? Ma quello va bene, vai a 9. Sei quasi morto, opponent. A parte che Frog li diamo volare se mettiamo altre 2 carte al cimitero. Healer va bene. Rianima, Birds of Paradise va bene, ma sono altri blocchi. Blocchi, 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 ok. Rianima Fungus che mi spaccherà Gateway a sto punto, perché se continuo a farti drain life... Complicatissimo sto game, ragazzi, comunque. Comunque l'ha complicato Thragtusk sto game, perché altrimenti l'avremmo vinto in carrozza senza Thragtusk. Cartona, veramente, contro di noi è una cartona. Dopodiché, con gli ultimi mana che ti sono rimasti... Shockland vai a 7, why? Perché opponent? Per fare reclaimer a fine turno? E farlo diventare una 3-4? Ma va bene. Va benissimo, opponent. Mi sa che se facciamo... No, quello non può attaccare perché c'ho First Strike e Death Touch, opponent. C'ho First Strike e Death Touch, opponent. My turn. Stappo. Ok. Quindi lui ha delle volanti? No. Quindi basta fare Bolt. Vabbè, così diciamo è triviale vincere. Per il senso sarebbe stato fare Slice per mandare la terza carta al cimitero, dare volare a Frog, attaccare e scartare tutta la mano e facciamo 4 danni di rana volante, perché lui non si è voluto rianimare Birds of Paradise per avere un blocco per rana. Però vabbè, così ovviamente diventa triviale. Ah no, perché non ho il doppio rosso, attenzione. Ah, allora dobbiamo vincere lo stesso così. Quindi 1, 2, 3, baby. Baby 1, 2, 3, yes. E fate attenzione ragazzi, quando gli avversari hanno delle creature con lifelink e voi avete lethal già, lethal volante, non attaccate con le creature appiedate perché è un modo per farvi scombinare la combat. Anzitutto al più può attaccare Glissa Sunslayer perché in ogni caso non potrebbe guadagnare vita l'avversario. Loppo riflette, rimugina intensamente. Tra l'altro avremmo potuto fare un danno in più di rana, perché potevamo attivare Tasigur, pescare un'altra carta e scartare 4 carte. Quindi potenzialmente sono 5 danni di rana, più i danni di Confidant. Anzi, il motivo per non attaccare con Gliss è che gli resta Confidant per terra, quindi si fa altri danni. Quindi non ne esce proprio più. Dai, opponent! There's a hole in your plan. E il tuo hole è che giochi tutti quanti rampini, cioè ha fatto un mono rampini sta run. Birds of Paradise, Elvish Mystic, Cariatide. Cioè, come vinci, opponent? Qual è la tua win con? La noia? Equipaggiare Birds of Paradise con una spada di qualcosa e vincere così? Sperare che l'avversario conceda... Ah, vabbè che le ho levate tutte quante con Heist, le win condition. Gli ho fregato Glissa, Restoration e Gitrog. E poi sopra Resurgence. Ho fatto Abzan midrange in onore di Tarkir Dragonstorm. Opponent, veramente sei obsoleto. Tieni, ti farò questo emoji per... Riflettiamo intensamente su quale sarà la giocata giusta da fare, che sarà right click con seed per l'avversario, non per noi che abbiamo vinto. Combat. Scarto una carta. Scarto una carta. Scarto una carta. Good game. Oppo, ma sei una crocchetta, veramente. Cioè, sei un rosicone. Ma cosa rosichi? Apprezza che ti ho giocato una Death Shadow 9-9. E di, caspita, oh, la persona ha fatto un bel mazzo, ha fatto Grixis Shadow. Dai, apprezza e poi concedi. Dopo aver apprezzato. Su, dai. Su, dai, ragazzi. Dai, 1-0 con Grixis Shadow. Fermi tutti. Siamo in streak. Let's go, let's go. Sicuramente mi farebbe piacere. Keep. Terra alla stride, passo. Nel frattempo che l'avversario fa Trioma Abzan.
Vediamo se gioca Abzan come l'avversario del turno prima. Noi sicuramente faremo Montagna Passo il turno dopo, tenendo aperto Stomp. Anzi, Ideally ci darebbe... Questo è un mazzo bagnato. Questo è un signor mazzo. Stavo dicendo, voglio il target per Stomp. In realtà l'avversario ha fatto il drop a 2 più forte in assoluto per il verde. Fanatico Vronas. Carta Uber Mega Busted. Però, che dobbiamo fare? E passiamo. Passiamo, non possiamo fare assolutamente niente. Speriamo che non faccia una creatura che enabli Ferocious e possa dare 4 mana verdi di terzo, perché altrimenti andremo su Plutone. Sì, la stride opponent non fa assolutamente niente. Quello lo puoi fare, perdere una vita così. Perdere una vita. Cami come sta andando il cube, sta andando bene. Ho fatto 4 draft, 3 trophy e un 2-3 con aggro. Però poi abbiamo draftato aggro di nuovo, abbiamo fatto 7-0. Quindi keep, ok. Expressive Iteration. Penso che sia easy attacco con Frog. Però se attacco con Frog lui semplicemente ci unblocca. E non vorrei che ci unbloccasse. Quindi mi limiterò a fare Stomp qua. Ok, Dread Knight lo potrà ricastare, ma so be it. Cioè, voglio dire, forse potevamo scartare una carta con Frog per fare un danno in più, però no. Diciamo di no. Qui siamo stati svantaggiati dal fatto di non avere la Shockland. Perché se avessi potuto fare Fetch Shockland e aver iniziato ad attaccare con questa la Stride, forse un attimino meglio. L'Op in tutto ciò va a 14, va bene. Fetch. Se li sta facendo lui i danni di Fetch. Attenzione che la gioca lui adesso Death Shadow. Ma più che altro Albe, tra l'altro benvenuto Albe, so che sei un affezionato del canale, quindi benvenuto sulla live. Albe, più che altro, più che vincere mi sto concentrando a draftare degli archetipi non comunemente draftati. E Death Shadow è uno di questi, insomma. Perché tanto Control, lo sappiamo che Control è fortissimo in questa iterazione del Cube. Quindi, cioè, se forzassi Control ogni singolo draft e facessimo mono 5x, 6x, 6x, non sarebbe altrettanto divertente. Piuttosto che fare mazzi pazzi come questo. Che possiamo fare adesso? Iteration e poi Emerald Collector. Tanto se attacco lui blocca sicuro. In realtà potremmo attaccare. E se lui blocca potremmo in teoria decidere se fare scarto, scarto, scarto. Ah, tanto l'attacco è gratuito. Cioè, a meno che l'avversario non ha condemn, l'attacco è gratuito. Eviti perché non conosci le carte? Segui Kami of Lucky Topdex. No, questo è stupido, opponent. Questo è stupido perché mi fai 4 danni, io scarto 3 carte. E a sto punto scarteremo... Tra l'altro rianimo pure Tasigur. Cioè, è tutto un macello per te, opponent. Scarto Emerald Collector, scarto... Isola. E a sto punto mi sa che scarto Snapcaster. Scarto Snap. Sì. Troverò altri modi per fare card advantage oltre a Snap. That is stupid, opponent. Pesco una carta. Colagan Command. No. Prima di tutto facciamo Iteration perché ci terrei a fare Tasigur. Flats, Dragon Rage. Ma mi sa che possiamo fare pure Dragon Rage? No. Perché abbiamo solamente 3 carte al cimitero. Quindi mi sa che mettiamo Dragon Rage in mano. E Aritmesa nel mazzo. Ed esilio Flats. Poi faccio Flats, che mi va a prendere, perché Flats può andare a prendere la Shockland per farmi shock alla faccia, perché cerchiamo di eneblare questa la Stride. E poi facciamo Tasigur esiliando tutto. Ci togliamo il fodder per la rana. Ah no! Perché andavi Iteration al cimitero. Sono stato un fesso allora. Devo fare Channeler e Tasigur. Allora a questo punto lasceremo Snapcaster al cimitero, perché ce lo possiamo riprendere con Colagan Command. Quindi no, in realtà è andata meglio così. È andata molto meglio così. Quindi pass the turn. E mo abbiamo delle belle minacce sul campo di battaglia. L'avversario deve raccontare qualcosa. Tra l'altro il mana verde ci fa anche attivare Tasigur. In genere nei Maxi Grixis Tasigur si attiva con doppio blu. Invece adesso possiamo tappare Isola e Tomba. Basta con sti gargarozzi. Avete rotto le scatole, veramente. Cioè, è la mia nemesi. No, Gargarozzo dà pure 4 mana verdi per Fanatico Vronas. Avete rotto le scatole, avete rotto. Gli dovrò offrire il 2 per 1 con Tasigur, per forza. L'incubo.
Basta, opponent, into Surrak. No, che noia. E gli dà pure a Ace, da Ace a Gargarozzo. Però almeno il vantaggio di... Madonna, che ti sa... L'avversario ha fatto un turno atomico. Ha fatto un turno che non ha alcun senso. Cioè, un game che ha straperso. Però sta a 8 vite l'avversario. Fermi tutti. Infatti è costretto a guadagnare vite con Gargarozzo, se no non esce. Ma io vado a 11 adesso, eh. La Stride diventa una carta di Magic ora. Quindi non è scontato. My turn. Soprattutto con Shovaside. Posso dare volare a Psychic Frog? Sì, e praticamente costringere al ciamblocco con Gargarozzo. Se no ho perso, solo che Shovaside non fa assolutamente nulla. Perché fa 3 danni. Quindi cosa dovrei fare? Dovrei fare Command più Shovaside. Però Command dovrebbe riprendere i Mage. Io devo mettere 3 carte al cimitero per Frog. Command potrebbe anche fare 2 danni a lui volendo. No, no. Command fa 2 danni su Surrak. E tu scarti 2 carte. E poi ti attacco con entrambe. No. È tosta. È veramente complicata questa. È veramente complicata. Ah, Tarn Feccia Rosso. Ok. Tarn Feccia Rosso. Shovaside su Surrak. Command. 2 danni, io pesco. Attacco con Frog. Lui blocco con Gargarozzo. Faccio scarto scarto. Per forza. Posso invece fare Channeler. Se faccio Channeler, mando comunque una carta al cimitero di Key Command, facendo surveil al cimitero. E poi posso crivare la Stride e attaccare con tutto. Dando volare a Psychic Frog. Ma non basta. No, li devo levare su Surrak. Non posso permettere che Surrak gli dia Ace alle creature. È un macello. Ah, devi bloccare. Ah già. Fai una 3-3. Sì. E devo fare scarto. Scarto. Quanto è forte la ranella, ragazzi. Fermi tutti. Siamo riusciti a battere un Gargarozzo. E vai, opponent. Adesso le carte me le pesco con la Stride, che mi fa pure danni alla faccia. Poi devi trovare innanzitutto la removal per ranella. Perché non mi sto zitto? Ha trovato la removal per ranella, l'avversario ha sculato. Va bene, abbiamo un nuovo game plan. Rimanere indietro con Tasigur. Non abbiamo più un nuovo game plan perché il turno dopo l'avversario flipperà Nissa. Era stramorto se non flippava Gargarozzo. Se non faceva Gargarozzo. Quindi Nissa flipperà il turno dopo. Nissa flipperà il turno dopo e passa, ok. My turn, pesco. Bronco non fa assolutamente nulla. Bronco criva la Stride che attacca con una 5-5. In realtà potrei fare Bronco e attacco con entrambe. Perché va basso di vite così, eh. Se blocca con... Se non fa doppio blocco sulla Stride posso pescare una carta in combat e farla diventare una 5-5. Perché perde 2 vite pescando una carta. A 3 mana. Se non blocca, va bene. Prende 7 danni, va a 4. E posso permettermi di fare Bone Crusher e passo. E il turno dopo può morire di Bronco. Di danni diretti. Se flippo bene muore di Bronco. Oh, sperando che l'avversario ha finito di fare dei turni perfetti. Ah, sto game veramente è stato un incubo. Un incubo questo game. Nonostante tutto Copter va benissimo, opponent. Basta che non fai la settima terra. Copter va bene. Quella non è la settima terra. Però è un bel blocco. Però va bene. Non fare la settima terra per Nissa, per favor. Passi. Passi va bene. Se attacchi è stupido. Passi va bene. Pesco Bloodstainmire. Bloodstainmire può bleffare il un incubo. Posso bleffare il fatto di avere una fetch che non ho.
Quindi bluffare il fatto che andrei potenzialmente a 9. Ma tanto se attacco con la stride l'avversario blocca con Dread Knight 100%. Scusami se non c'entra niente. Più o meno quando usciranno i prossimi video della review di Tarkir, il secondo dovrebbe uscire stasera, penso. Dopo che ho finito di fare la live, finisco di fare il video che sta a metà e poi lo pubblico. E allora, se resto dietro, perdo. Se attacco con Bronco, potrei vincere una partita on the spot. Se faccio Bronco sedlato. Quindi lo potrei sedlare con Bone Crusher. Però poi la stride non può attaccare. Sedlo con Bone Crusher. Loppo blocca con Beast. Perché se attacco con la stride, Loppo blocca con Dread Knight e poi lo rianima. Io in ogni caso devo attaccare perché sennò perdo la copter volante. Non posso restare indietro e fare danni di Tasigur. Quindi io direi, per prima cosa, vediamo se riusciamo ad avere una free win con Bronco. Quindi, punto primo, vediamo se abbiamo la free win. Partiamo da questo presupposto. E attacco solo con Bronco, perché se attacchi pure con la stride dovrei fare crew con Tasigur e non e invece ho bisogno di almeno un paio di bloccanti perché non posso prendere tutti questi danni in difesa. Quindi in realtà non è una free win perché di drop a 4 non ne ho dentro al mazzo, la curva bassissima. Però li fa danni, potrei trovare Bolt. Bolt e Lethal. Ho molti pezzi per cui è Lethal. Scaldintarno non lo è purtroppo. Scaldintarno non fa assolutamente niente. Purtroppo per noi. Abbiamo anche Slice, sarebbe Lethal. Quindi va bene, questo muore. E poi aggiungo Lutri alla mano e passo. Così adesso Bolt e Lethal diretto perché facevo doppio Bolt. Non possiamo più fare danni, dobbiamo trovare o Bolt o Ghostfire Slice. Quindi danni diretti. Snapcaster è esiliato. Questa carta è fortissima. Mi sa che è Lethal, giusto? Se ha un mana in più. È Lethal perché lo flippa. Perché Fanatic of Ronas si dà 4 mana. Perché ha trovato la creatura con 4 di forza. L'avversario ha fatto un monotop deck. Veramente sto game è stato qualcosa di allucinante. Gli servono 7 mana però per flippare Ulvenwald Oddity e fare in modo che le sue creature prendano tutte quante più 1 più 1. Se attacca così ho perso 3, 3, 6, sì ho perso. Perso. No! Perché posso giocare Lutri. Però non ho una montagna, giusto? Non posso giocare Lutri. Quindi ho... No, sì. Ho perso perché ho fatto la fetch sbagliata. Ho perso perché ho fatto la fetch sbagliata. Va bene. Ho perso. Potevo castare Lutri, vincevo. Ho perso perché ho fatto la fetch sbagliata. Allucinante. L'avversario ha fatto un attacco che non ha alcun senso. Questo attacco è... Perdo, faccio Lutri e hai perso. Cioè posso fecciare montagna con Blastmire e ho vinto. E invece ho le 2 montagne per terra. È triste perché cioè lui ha fatto un errore gravissimo e io ho fatto un leggerissimo misplay e per questo motivo mi ritroverò a perdere la partita. Per il leggerissimo misplay di aver fatto questa fetch al posto di questa. È orrendo, veramente, è una sensazione orribile perdere questo game. Vabbè, va bene, andiamo avanti. Ma ho... Itasenju, ho Blasted Mire. Cioè te l'aspetti che c'ho montagna stappata da Mire? Uno pari, ci sta. Magic is a skill game. Fai un piccolo errore e perdi la partita. Ci sta, capita. Capita. Purtroppo si vince, si perde. Dai, risolleviamoci di morale. 1-0, possiamo riprenderla ancora. Dai, che il mazzo è forte. Stavamo quasi per battere un gargarozzo. Contro Dr. Stubbs. Allora, si può chippare mai questa mano? You go first. Ci manca il blu. No, non fa assolutamente niente. Dobbiamo mulligarla. Questa mano si può chippare? Assolutamente sì. E metteremo sotto... Della stride è lentissima. Forse metteremo sotto proprio quella. Faremo terra, Dragon Rage. Con l'obiettivo di fare show aside sul pezzo dell'avversario e fare surveil. Andarci a trovare... No, non fare push su Channeler. No, la cheat toast. Va bene, va bene. Faremo Grim allora. Faremo Grim Lavamancer e go. Nella speranza che riusciamo a trovare la terza terra stappata. Se Grim Lavamancer non fa veramente niente. È anche morto tra l'altro. Cioè remove l'avversario. In tutto questo. Terra, no, Snapcaster Mage. Non possiamo fare assolutamente niente. Possiamo solamente attaccare.
Oh, stavamo 1-0, eravamo vicinissimi a fare 2-0, poi c'è stato un rovescio di fortuna che ci ha portato adesso in questa posizione. Trioma Grix, siamo stramorti nel mirror. Ci manca il blu, non abbiamo un solido piano. Loppo fa Chronicler e pesca. Non possiamo fare neanche Show Aside perché lo puoi castare come instant solamente se tu non sei lo starting player. Noi purtroppo siamo lo starting player. Però peschiamo tomba, quindi possiamo fare tomba into collector e passare. Che almeno il turno dopo, se l'avversario dovesse darci un qualsiasi target, se non fa removal su Sapphire Collector, ci andiamo a prendere il blu. Maybe. Facciamo spell, facciamo Sapphire. Fai una qualsiasi creatura. Idealmente una creatura con 4 dietro. No, purtroppo aveva Lonely Hand su Sapphire Collector. Quindi purtroppo gli avversari hanno fatto dei bei mazzi contro di noi. Tutto al più possiamo fare Show Aside qui, attaccare per uno. Mentre l'ho anche guadagnato 3 vite con Lonely Hand, proprio il disastro epocale. Se aveva Blink of an Eye concedevo, se aveva Blink su Either Channeler. Cazzo. Basta un po'. Meno male con Lutri che fa card advantage. In realtà siamo ad un call and command come top deck da vincere la partita, se l'avversario non fa qualcosa di clamoroso. Vediamo cosa fa per 5 mana di clamoroso. Passa. Passa va bene. Reanimate, attenzione. Posso fare Reanimate into Slice alla faccia dell'avversario. Reanimate su Sapphire Collector e Slice poi andrebbe a prendere il Mox Sapphire per Snap Reanimate. Mi sa che mi piace come proposizione. Anzi, faremo pure una cosa intelligente adesso, che è Reanimate su Sapphire. Mettiamo lo stop. No, c'è il counter. Sei un bambino, opponent. Ok. Potremmo anche fare Lutri e raddoppiarlo. Però poi non avremmo fatto il... Mettiamo lo stop all'end in tutto ciò. Vediamo se c'ha la rimozione adesso. Next to attackers. No. Devo farlo ora per forza perché sennò non posso fare il Mox Sapphire. E il Mox Sapphire mi serve per forza per Snapcaster. Insomma, nonsense. Così dice, quando casti la tua seconda non creature spell in un turno, crea Mox Sapphire e lo aggiunge alla mano. Quindi ci andiamo a prendere l'isola alle brutte. Al costo di fare 4 danni alla faccia dell'avversario, però. Dobbiamo accettarlo. E passiamo, perché questo qui ha prowess, Sapphire lo possiamo fare il turno dopo, se a scartino a scartino. Ma tanto ci moriva. Ice target opponent library piuttosto che dare -5/-5 a Sapphire Collector? What? Opponent what? E poi fai bolt su Sapphire Collector? Ah, cioè, go for the throat in any case. Mazza, il mazzo blu-nero mono rimozioni. Non potevamo mai vincere, opponent. Però mono rimozione in realtà con Lutri potrebbe dire la sua. Allora, Sapphire lo facciamo, vediamo se c'è il counter. Se è il counter per Sapphire in realtà siamo dei polli giganteschi. E a questo punto potremmo fare Snapcaster per Reanimate. E Reanimate potrebbe rianimare Either Channeler che mi bounce Snapcaster in mano. E poi avremmo un altro Snapcaster per fare, che ne so, Snap with the Nightmare nel turno dell'avversario. Potrebbe avere un senso. L'alternativa è fare Emerald Collector. Il punto è che Lutri dice: se copy target instant or source di spell you control, you may choose new targets. Quindi se aspettiamo un turno in realtà a fare quella cosa divertente. Attenzione, chi ha seguito? Il gatto Red, welcome to the fold, welcome to the lucky top ticker. Tanto questo qui è entrato morto, ma va bene. Se aspettiamo un turno, no, è la cosa più forte in assoluto che poteva rubare. Non è possibile, non è possibile. Ma perché questi avversari tutti contro di noi? Cioè ha fatto un heist, piuttosto che dare -5/-5, ha fatto un heist e ha rivelato la cosa più forte, la cosa che fa doppio heist. Va bene. Ok, mi ruba altre 2 carte che immagino saranno la Stone Cold Nuts pure queste. Dicevo, se aspetto un altro turno a fare Snap Lutri, posso fare Snap Reanimate e copiare Reanimate con Lutri e rianimare 2 pezzi. Rianimare Channeler, che mi rimbalza Snapcaster, e Sapphire Collector. Vediamo che succede. Innanzitutto lui deve trovare una risposta a Emerald Collector, perché altrimenti inizia a pescare carte. Partiamo da questo presupposto. Però ha 5 carte in mano. 6 mana, 5 carte in mano. Dark Confidant va bene, fa Drain.
Andiamo a 13. Ma dovremmo pescare Shadow. Sarebbe una bella pescata adesso Death Shadow. Tra l'altro gli offro il trade. E se lui blocca, per me va bene. Remand è fortissima, perché se lui casta una spell mia, gliela posso rimandare. In mano a me tornerebbe. Se blocca, potrei pompare e basta e mangiarglielo. Che in realtà sì, perché resterei comunque con remand aperto. Vediamo se succede. C'è una rimozione. Casta la mia spell, ti prego. Sì, 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 assolutamente sì. Ti prego non avere counter per questo remand. Fammi vincere una partita di skill, opponent, per favore. Oh, va benissimo. Io da 11 e poi hai... Anyways, è un'altra rimozione lo stesso. Ah, comunque sia il 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo pezzo di rimozione l'avversario. Va bene. Confident, attacca, mi manda a 9. Dai che peschiamo Shadow, dai che peschiamo Shadow. Ornithopter non fa niente. Va benissimo. Terra, va bene. Possiamo fare doppio reanimate, ma adesso non lo voglio più fare doppio reanimate, sinceramente. Preferisco tenere aperto Grave Expectations per guadagnare le vite. Allora, sicuramente deve esplodere Confident. Quindi faremo Stomp su Confident e vediamo l'avversario cosa ci racconta. Potrei anche raddoppiarlo con l'Utri e spaccargli pure Ornithopter, però non ci tengo più di tanto, a dire la verità. Così terrei aperto Snap... Niente, Snap nulla. Snap rimozione a fine turno. Perché gli manca il mana blu. No, va bene. Stomp va bene. Snapcaster Mage. Ok. Posso fare Grave Expectations per rimuovergli il target. Vediamo. Ok, Snapcaster cosa fa? Andiamo in full control. Vuole fare questo. Mi sa che glielo esilio. Quindi esilia fino a 3 carte. 1. 2. E 3. Sì, perché Channel lo posso rianimare. Quindi sì, e vado a 12. Ok, quindi tolto il target di Snapcaster. Confident muore, ok. Cast Bone Crusher. E adesso con 12 vite, il turno dopo possiamo fare quella giocata che avevo detto di fare Snapcaster, Reanimate e coperlo con l'Utri. Dai che facciamo value! Ruin Crab? Perdiamo così da Ruin Crab? Sarebbe troppo forte, sarebbe troppo ridicolo. Lootmonger pure è fortissimo. Allora. Sì, perché rianimo Sapphire Collector e poi un macello per l'avversario. Quindi full control di nuovo. Snapcaster. Yes, please. Resolves. Su Reanimate. Yes, please. Resolve. Reanimate su Sapphire Collector. Yes. Rosso. Copio Reanimate. Resolve. Reanimate copia Either Channeler. Either Channeler bounce Snapcaster. E rianimo Sapphire Collector. Dopodiché ti attacco, vabbè, ma tanto Loppo ci unbloccherà in vario modo. E dobbiamo vedere di abbattere l'avversario prima di perdere di Ruin Crab. Tipo adesso se fa una fetch sarebbe forte. Ora Call of the Alpha anche un macello perché si sciofla la Power 9 nel mazzo e sta a vedere che si pesca Ancestral Recall il turno dopo. Però se facciamo Lootmonger possiamo trovare la sua Ancestral Recall. Attenzione. Allora, Lootmonger. Sì. Scarto Aritmesa. Scarto Mesa. Ti rubo Counter Spell. Potrebbe essere forte in realtà. Perché se casto una spell che a lui faccio un treasure. Ma in realtà no, perché non troverò mai il modo per fare il secondo blu. In realtà posso dare flashback a qualcosa. Dovrei dare flashback adesso a Show Aside di Sapphire Collector. Quindi in realtà se prendo Mox faccio due Mox adesso. Uno è Mox Emerald e l'altro di Sapphire Collector e in più faccio un treasure. Potrebbe essere forte. Quindi prendo Mox Emerald. Faccio Mox Emerald. Faccio un treasure. Tappato. È un macello sto game. 1, 2 e 3. Do flashback a... Do flashback a...
Show us. Ha Molten Impact. Do flashback a Molten Impact. Cast Molten Impact, spacca Oracle of the Alpha. Your go? Nice. Faccio Sapphire adesso? No, me lo tengo per il turno dopo. Questo dice solo Instant o Sorcery, quindi ti posso attaccare liberamente con tutto. Tu tutto al più potrai dare l'Utrico Snapcaster, ma va benissimo. Va bene, prendi 9 danni face. E go opponent, top deckato. Anzi, se vuole top deckare Time Twister devo fare Sapphire adesso. Perché uno dei pochi modi in cui può vincere è top deckare esattamente Time Twister. Vediamo se ce la fa. Non lo fare, opponent. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché devo giocare questi game? Perché devo giocare questi game in cui gioco troppo bene e gli avversari devono sempre top deckare? Devono sempre top deckare nuts ogni turno. Questo qui ha fatto veramente Oracle of the Alpha in Time Twister. Comunque perde, cioè dovrebbe perdere lo stesso così, eh. Tra l'altro perché mi sta macinando il cimitero, c'ho Bolt al cimitero. Se stappo con Sapphire Collector ha perso. Maze Tomb va bene. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma vinceremo lo stesso. Ragazzi, calma. Chat, calmi. Tutti calmi in chat. Vinceremo lo stesso. Tranquilli, tranquilli. Pesca franticamente. This town ain't big enough. This town ain't big enough for the both of us. C'è solo un giocatore di Grixis Control in questo pod. Devi guadagnare vita, opponent. Sei morto. No! No, non ci posso credere. Non ci posso credere. La nuts into la nuts. Non ci posso credere. Abbiamo praticamente perso. Abbiamo praticamente perso. Channeler ci manda a 4, ma non ha perso ancora. Deve top deckare. Deve ancora top deckare, eh? Deve ancora. Ha ancora perso. Deve ancora top deckare. Non è finita. In tutto ciò non è ancora finita, ragazzi. Cosa ha top deckato l'avversario? Snapcaster, immagino, giusto? Snapcaster Timewalk. Mi sembra giusto che top decki Snapcaster Timewalk, giusto? Snap Timewalk dovrebbe vincere la partita. Ah, esatto. Ah, allora, era mano vuota, ok? Deve top deckare esattamente Oracle of the Alpha. Il turno dopo deve top deckare esattamente Time Twister, ok? Che era tipo una pescata su 20. Di Time Twister deve trovare esattamente Time Walk. E il turno dopo deve trovare esattamente Snapcaster. E non è finita perché sta ancora perdendo. Deve trovare un modo per fare Delirium per Dragon Ray Channel, se no perde. Perché mi manda solo a 1. Quindi se trova un modo per fare Delirio ha vinto, perché sono 5 danni esatti. Se non trova un modo per fare Delirio ha perso questo game. Oracle of the Alpha non fa Delirium. È morto, eh. Questi sono 4 danni alla faccia. E anzi no, perché ho guadagnato 2 vite, non è più morto. Quindi non vinciamo lo stesso. Non vinciamo lo stesso. Infernal Grasp. Può fare Delirio. Ah sì, si spacca l'artefatto, quindi si è fatto tutto. Ah, è nice. Nice. È una partita di cube, non conta niente, cioè non ce la prendiamo. Anzi, io mi incazzerei fossi l'avversario, perché questa qui è una fortuna da gratta e vinci, capito? Cioè questa è una fortuna da vincere 6 milioni di euro alla lotteria. Cioè direi, cazzo, l'ho sprecata per una partita di merda del cube, che l'avversario ha giocato 1000 volte meglio di me e stavo straperdendo. E per vincere sono stato costretto a fare runner di one outer su mazzi da 25 carte. Che è tipo un 25esimo al cubo, una cosa del genere. Keep e lo Aritmesa va a trovare, penso, il trioma con il blu. E quindi non possiamo fare Channeler di primo. Puniti da non avere le Shockland giuste.
Ah, incredibile. Incredibile. Vediamo se questo game ce l'ha. Mamma mia, veramente che peccato. Che dispiacere. Non è giusto. Tante volte la vita non è giusta. Ah, Lootmonger. Tant'è vero che penso chi ha vinto alla fine è l'avversario. In qualche modo è riuscito a vincere l'avversario. Ah. Counter spell su Lootmonger, ma va bene lo stesso, lo rianimo il turno dopo. No, troppa fortuna, veramente. Quanto fa un 25esimo al cubo, ragazzi? Ci stavo a fare una clip per stop. Ridicolo, veramente ridicolo. A 3 mana, Steven Haven deve morire e purtroppo mi sa che perderemo questa intera run così, completamente a caso. A sto punto facciamo Channeler into Reanimate, solo che Haven ci farà... Devo avere Counter Spell into Haven, per morti. Counter Spell into Haven non ne esce più. Possiamo fare Channeler, ok. Però il Surveil se lo facciamo adesso ce lo leviamo, Forever and Ever. Però io non so se voglio terra stappata oppure no, e soprattutto quale terra stappata. Diciamo che il Surveil poi decidiamo se tenerlo o meno, quindi rianimiamo Lootmonger, yes please. Surveil ci rivela terra, la possiamo mandare al cimitero. Riveliamo Lootmonger. As a matter of fact, per scartare un'altra terra no, perché mi servono tutte e quattro. Quindi scarterò forse Snap. Snap è un po' lento contro... No, facciamo Snap Reanimate in realtà. Forse K Command, un po' lento. Oracle, Brainsurge e Thragtusk. Penso easy Oracle. Dopodiché faremo Tarn per Trioma. Tarn per Trioma Pupazzo. Però facciamo terra prima. Oppure facciamo Marshflats per Overgrown tappata. Forse un attimino meglio, così c'è il blu. A prescindere. Ci sto a fare una clip per questo op. Se la volete fare, fatela. Il problema di fare Oracle è che se l'op c'è una removal per Oracle. Poi con Thieving Haven mi rubai gli Ancestral Recall, i Time Twister, eccetera. Vabbè che poi Ancestral Recall andrebbe nel mio cimitero a avere Snapcaster. Abbiamo Instant Sorcery e Terra. Quindi se mettiamo una creatura... Ah, in realtà se Alpha... No, Alpha andrebbe nel suo cimitero. Dicevo, se andasse nel mio cimitero farei delirio per Channeler e bloccherei con Channeler Thieving Haven. Però un macello sto Thieving Haven. Veramente dobbiamo trovare un modo per bloccarlo. Una rimozione servirebbe, che non abbiamo. Che i command è la nostra rimozione. Ma mi sa che questo qua è il turno per Triumphant Gateway. Ah, Shovaside lì sopra va bene. Non è un problema. Che dà delirio a Channeler, però adesso Channeler deve attaccare per forza. Quindi forse possiamo fare la contro race. Maybe. Penso che ci sta a castare Oracle. Deve avere counter o removal, non è così scontato. Quindi. Questo va a trovare tomba, abbiamo detto. Poi non avremmo il secondo rosso. No, ma abbiamo le spell col verde. E Triumph lo andiamo a prendere così. A meno che non vogliamo fare Gateway, che forse è un attimino meglio. Però ci facciamo fare Ice di nuovo da Thieving Haven, che soprattutto poi diventerebbe una 3-6. Però magari troviamo un rimbalzino, una removal dal suo di mazzo. Forse un attimino meglio. Allora, innanzitutto Channeler attacca. Io ho sbagliato perché dovevo fare palude prima, perché adesso mi perderò lo scra... Anzi no, non posso fare palude, devo fare Tarn e andare a fecciare il blu, se no non posso castare la spell Grixis. Vediamo l'oppo cos'ha. Counterspell l'ha già fatto. Potrebbe avere Snap Counterspell. Ma sta carta è un macello, ragazzi. E non ho tutte ste removal per levarla perché le mie rimozioni sono a base rossa. Abbiamo Shovaside, Slice, cose di questo tipo. L'oppo tra l'altro è una cosa da fare velocità instant. Mi sa che abbiamo fatto 1-3. Sto mazzo proprio non meritava di fare 1-3. Cioè, sono dovute succedere le cose grevi per farci perdere questo mazzo. Combat, Thieving Haven, va bene, dobbiamo accettare purtroppo. Tanto mi sa che i counter a 2 non ce l'abbiamo, abbiamo Remand. Se ci ruba Remand è un macello. Forse era un motivo per fare Gateway in risposta all'attivazione. Però dovrebbe rubare esattamente Remand.
Oh, voglio dire, ragazzi, cioè, se io devo chiamare le carte e gli avversari devono averle ogni volta, perdi, cioè, ci sta a perdere alla fine. Alla fine di tutto. Se va a prendere esattamente le manda, va a prendere esattamente le manda. Ci sta. L'ideale è che va a tapped out per una cagata a 4 e farò gateway per qualcosa di forte. Ci ho pensato però, ci ho pensato un sacco su cosa prendere. Dai, vai tapped out per una stronzata. Brainstorm. Va bene. Va bene. Branza, va bene, Branza. Tanto lo shuffle ce l'ha a prescindere, quindi è irrilevante se si è fatto gateway in risposta o meno. Ah, tra l'altro l'avversario di prima era quello lì che aveva fatto un heist e con un solo heist era riuscito a trovare gateway. Cioè tipo mani magiche. Golden hands. Ok. Infinite carte in mano, quindi sarei stupito se non avesse il counter. Forse se è fetch in risposta faccio gateway. Così deve avere per forza il counter a 2 che non sia doppio blu. Vabbè che l'unico counter a 2 doppio blu nel formato è counterspell, quindi se ce l'ha ce l'ha. Forse così col quarto mana Mischievous Mystic. Vabbè, adesso lo facciamo. Adesso facciamo in risposta gateway perché se veramente ha preso Remand pescherebbe una carta in più e farebbe il pipistrello con Mystic. E non ci tengo, grazie. Tanto se troviamo la risposta a Haven è finita la partita. Non la può più vincere. Ed era Remand. No. Bone Crusher Giant ci può servire? Giant in realtà se avessimo il triplo rosso potrei fare Giant, Stomp più Shovaside su Haven, ma così non basta. Poi tra l'altro può castare la spell a velocità instant, no non basta. Ok, ti guardo il mazzo. Remand fortissimo. Giralk anche potrebbe essere forte, però un po' lentino in questo spot. Mi sa che dobbiamo prendere Easy Remand. Deluge, esatto. Questo è esattamente ciò che ci serve, Deluge. Deluge con Remand aperto, easy. Forse è meglio Mituk. No, però Mituk lo devi fare tappando out a 5, non potrei tenere aperto Remand, quindi easy Deluge. Però dobbiamo annotare che è Epifani dentro al mazzo, eh. Quindi va bene Mystic. No, ora lo grindiamo facile. Ora tra Deluge e Remand lo grindiamo facile. Vabbè che la seconda carta già l'ha pescata questo turno, che cosa sto dicendo? Già l'ha pescata di Brainstorm, quindi i pipistrelli non li può fare con Mystic a prescindere. No, Dread Knight non funziona. Quindi combat, 3 danni a te per forza, che tu non ci bloccherai mai, immagino. Ok. Palude, Deluge, da 5. Perché Ops? Perché Ops, opponent? Ops per cosa, opponent? Non ho capito. Drain, Palude, possiamo scartarla. In mezzo ci serve il sesto mana. Tutto muore, passo con Remanda aperto. Mi sa che mi piace come idea questa. Tra l'altro posso pure rianimare, fare snap reanimate su qualcosa. Anzi, snap probabilmente sarà fatto su K-Command. Dread Knight va bene. Cassa la mia spell, per favore. Che cos'è questa spell? Se non è il mio Remand, questo qua è il suo. Perché l'avrebbe fatto easy su Gateway, quindi cosa dovrebbe essere? Io adesso farò Oracle. O il Creeper. Potrei fare Remand sul Creeper. Faccio un altro Drain e poi Slam Oracle. Più che altro per mana efficiency, anche se sarebbe ghiottissimo fare Remand sulla mia carta. Però non so quanto potrei averne bisogno. Facciamolo, dai. Facciamo Drain, andiamo a 11. Make sense. Poi lo mandiamo a 3 Oracle, eh. Basta un Bolt ed è morto. Questa carta è atomica, il fatto che faccia Drain ogni volta. Lavaman pure. S'accolla. Molten Impact, però non fa granché. Quindi penso sia Easy Oracle. Yes, please. Dove ha 3 Shuffle Up in 9. Lavaman.
passo. E ora, se stappo ho vinto, di base, perché sono 2 danni di lava e 2 danni di snap. Che cos'ha? Grave Expectations per guadagnare 3 vite e levarmi 3 target dal cimitero potrebbe avere un senso. Vediamo cosa fa Loppo. Deve fare qualcosa di forte. Dovrebbe fare tipo il dinosauro, quello di Big Score. Tipo come si chiama? Voltborn Tyrant. Quello che fa... Ah, oppure il removal per Lavaman. Ah, Bolt su Lavaman. È morto da snap adesso. Oppo. Opponent. Questi li prendo. Anche perché Oracle ti manda uno. S'il vous plaît. Non ha un bel mazzo l'avversario. Non ha un brutto mazzo. Classic blu-nero card advantage con Dread Knight. Kaito va benissimo. Immagino farà negative su Oracle. Va bene. Morto. Abbiamo pescato Black Lotus for good measure. Clippate io che casto un Black Lotus. Toa. Non so se c'è Pact of Negation. Ti immagini c'è Pact of Negation? Morto. 2-2, andiamo alla prossima. Let's go. Ah, che sofferenza sto cube, veramente. Mai avrei pensato che avrei potuto soffrire così tanto con Grixis. Veramente. Però neanche più di tanto, dai, dovevamo stare 3-1 sta run. Un game ci è stato proprio rubato. Proprio l'avversario snatched the victory from the jaws of defeat. Per chi si fosse connesso solamente adesso, stiamo draftando Grixis Death Shadow con the titular card Death Shadow, con The Last Ride che fa una buona imitazione di Death Shadow, e poi con tutti quanti i motori di card advantage a 2 possibili immaginabili: Collector, Snapcaster, Bronco, Confident, Plunderer, Lootmonger, Psychic Frog, Iteration, Tasigur, eccetera eccetera eccetera. Quindi mazzo divertentissimo, mazzo 2x1 che può gestire bene gli aggro, può essere lui l'aggro, può andare toe to toe. Con la maglietta delle tartarughe ninja. Adesso che fa un po' più caldino, dai, pure qua in Toscana fa un po' più caldino. Ragazzi, possiamo permettermelo di mettermi la t-shirt. E soprattutto di mettermi questi occhialetti. Per la coolness. Per il coolness effect di Death Shadow. Vediamo a Gianni cosa ci racconterà sto giro. Si può mai equipare questa mano? By all means, yes. Dobbiamo solo stare attenti a fetchare. Come, quando, perché, per come. Perché se facciamo Dragon Ray Channel di primo non possiamo fare Frog di secondo. Che è quello che avevo detto prima. Cioè il motivo... Cioè il fatto che non abbiamo le Shockland è il motivo per cui questo mazzo non è così forte. Chi è? Pangolino, attenzione, welcome to the fold. Quindi, siccome io ci terrei ad appoggiare Rana di secondo, in realtà potrei fare Channeler into Collector, into Tomba stappata di terza, attivare Collector. Potrebbe avere un senso. Magari l'avversario si spende una primum removal su Channeler. Vediamo. Top occhiali, attenzione. Ah, il follow l'hai messo per gli occhiali, di la verità. Dai, fai removal su Dragon Ray Channeler, opponent. Potremmo anche fare Plunderer, a dire la verità, iniziare a fare i treasure tappati. Prima di tutto attacchiamo, non penso ci sia una creatura con flash. C'era una creatura con flash. Non c'è una creatura con flash, he says. E invece c'era, as a matter of fact, c'era una creatura con flash. Quindi forse abbiamo un po' sbagliato a attaccare con Channel. Proprio preso una carta e buttata via al cimitero. Se attacca adesso li prendo. C'ho decciato nel mazzo. Opponente. E poi mi spacchi tizio banano, va bene. Il problema è che non posso fare Fetch Shockland e appoggiare decciato per terra. Vabbè, non l'avrei potuto fare a prescindere. Il turno dopo faremo, penso, Rana a sto punto. Anche se Rana ti mangia una rimozione. Sarei triste. Quindi facciamo un treasure. Yes, absolutely yes. Questo dice che io faccio un treasure, tu fai un treasure però è tappato e ti posso menare e ti faccio 3 danni, 2 di menace e 1 per... Tanto non penso che c'è una creatura con flash, giusto? E dopodiché dobbiamo fare una... Allora, sicuramente Tarn andrà a prendere un'isola.
una isoletta. E... Ah, Frog è la minaccia più forte, solo che se faccio rana esplode sicuramente. Cioè faccio rana e il mio avversario con 5 mana nei colori di Orzhov la fa esplodere in 1000 modi diversi. Se faccio Collector, in realtà Collector non fa assolutamente nulla, a meno che non faccio l'Emerald in qualche modo, pesco 2 carte in più il prossimo turno, ma come? Con la fantasia non doveva mai morire sta Dragon Raid Channeler. E dai, facciamo sta rana in bocca al lupo per noi. E per Grixis Death Shadow in cubo. E non sono ancora finiti, Pangolino non è finito, questo non è niente. Questo è uno dei tanti mazzi pazzi che può generare la mia follia in cubo. Adesso siamo al terzo draft oggi, abbiamo fatto 2-3 con Mardu Agro, 7-0 con Mardu Agro e ora 2-2 che in realtà è un 3-1 mascherato con Grixis Shadow perché un game ce l'hanno rubato. Cioè proprio è venuto... come si chiama? No, Bassettoni, Pietro Gambadilegno. È venuto Pietro Gambadilegno e ci ha rubato un game. È venuta tutta la banda Bassotti, è servita. Virtue of Persistence in realtà, attenzione, Virtue of Persistence parliamone. Virtue of Persistence devi avere un'altra rimozione, se no non basta. E io 2 carte me le scarto, s'il vous plaît. A sto punto Collector non ce l'ha fatta, preferisco avere la terra basica. Quindi va bene, prende -3/-3. Sopravvive Rana. Attacchi. Va bene, lo accetto, vado a 13. È tutto ciò che voglio avendo Shadow nel mazzo. Tra l'altro l'avversario ha fatto bianco-nero Virtue. Va bene. E poi... Dai, ma sei un bambino. Sei un bambino, cioè i doppi -3/-3. Solo un bambino poteva arrivare a pensare questa cosa. Quindi va bene, prendi i danni, sì. K-Command va benissimo, perché è praticamente una delle pescate migliori che potessimo fare, K-Command in questo momento. Dobbiamo solamente decidere cosa fare con K-Command. Se fare scarto, rianimo Frog e casto Frog. Perché il punto è che se lui anche dovesse castare Virtue of Persistence non è un problema con Frog per terra, perché mi esilia il cimitero. Quello che sicuramente dobbiamo fare è palude e fecciare. Ok, partiamo dal suo presupposto. Palude e fecciare perché dobbiamo castare Shadow da 1. Se no, Shadow non la potevamo castare. Mi sa che scarta lui, però potrebbe scartare un pezzo da rianimare. Io lo vorrei lasciare con questo cavaliere, perché mi fa altri 2 danni. Però forse potrebbe anche decidere di non attaccare con Shadow, a dire il vero. Potrei anche fargli 2 danni. Potrei anche fare 2 danni a me, Face. 2 danni a me e riprendo Rana. Shadow diventa una 3-3. Oppo era Johnny Combo Player. Attenzione, combo tra le Virtue. Potrei anche spaccargli un Treasure, ma non ci tengo perché questo Plunderer continua a fare danni. Forse spaccargli la 2-2 è meglio perché... perché così gli togliamo un pezzo per Plunderer. Plunderer a Menace e quindi praticamente continua ad essere imbloccabile. Ah, ovviamente ragazzi siamo morti da Vratta, ma io non posso farci niente se l'avversario ha Vratta. Poi non è che ce ne sono così tante di Vratta nel formato, C'è Wrath of God, Damnation. Vabbè che giochi i colori per entrambi, però se ce l'ha, ce l'ha. Non posso giocare attorno. Fa Vratta... Bravo, grazie, è stato bello giocare con te. Ma lo accetto pure, cioè, il punto è questo, cioè, se il mio avversario che gioca bianco-nero ha Vratta, oppure quella carta imbattibile, cioè, questa è anche una Vratta, no? Questa era letteralmente la carta migliore che potesse rivelare nell'intero cube. Cioè, letteralmente. E vabbè, long story short abbiamo perso, non ci sono modi per ritornare. Possiamo esiliare 3 carte, ma neanche, abbiamo perso e basta. Perché quello che fa adesso è ammazzarci tutto, è Massacre Worm questa carta. Però forse con questo possiamo inventarci qualcosa. Tra tutti i top deck che potevamo fare questo qui era quello migliore. Ridicolo comunque, veramente. Gli avversari che stavano runnando Hotter than the Sun contro di noi. Quindi va bene, andiamo a 6. Poi immagino che Loppo farà Virtue Nera. Però forse che possiamo battere Virtue Nera a seconda di quello che riveliamo. Potremmo anche fare Getaway e... Fa questa. Va bene, Getaway.
Elspeth purtroppo è incastabile. Restoration of Ganjo prende solo Basic Planes, quindi possiamo prendere solo Lonely End. No, in realtà Elspeth ci fa vincere la partita. Potrebbe farci vincere la partita se facciamo runner di terra. Quindi dobbiamo prendere Elspeth e cercare di sopravvivere con questa. Reanimate non fa niente purtroppo. Reanimate potrebbe rianimare. No, rianima Shadow. Reanimate è una delle cose migliori. Quindi sì, Reanimate. E passa l'avversario. Il problema di Shadow è che adesso guadagniamo 2 vite. Snap! Anche una delle pescate migliori. Madonna, attenzione. Wait. No, in realtà era meglio terra di questo. Reanimate su. No, se faccio Shadow ci facciamo bloccare. In realtà no, perché faccio snap e blocco. E non devo facciamo bloccare per forza. Vado a 8 vite e Shadow è una 5-5. No, perché perdo una vita di Reanimate stesso. I suoi pezzi non possono rianimare niente, quindi lui non può attaccare per un turno. Quindi Shadow è una 6-6, ok. E poi potrei in teoria fare Snap Reanimate su Psychic Frog, giusto? Per forza. Per forza. Sì, ha voglia. No! Era il suo Reanimate! No, era il suo Reanimate! No, disastro! Era il suo Reanimate. Ah, e vabbè, allora, ci sta a perderlo, ci sta. Buonasera Kami, buonasera Simone, ciao. Ci sta a perdere. Adesso accetto perdere. Se per un errore mio. Liliana abbiamo perso e basta, fa minus, non possiamo mai più battere Liliana. Vabbè, l'avversario ha fatto bianco-nero spell forti. Noi siamo incagliati con il mana. Ha fatto il Perforator Crocodile più forte della storia. E siamo morti, ci sta. Ne abbiamo pescato Dark Confidant, ma non fa assolutamente niente. Errorino. No, vabbè, ma ci sta. Questo qui è il 5-5, 10, 17, il 17esimo game che gioco oggi. E questo qui è un leggero misplay. I nostri avversari hanno fatto degli errori clamorosi, ma hanno top deckato The Nuts ogni volta e vinto lo stesso, quindi ci sta. Peccato, 2-3. Purtroppo questo 2-3 è stato fortemente condizionato da quel game di Time Twister. Però sti cazzi, cioè. Fortissimi sti cazzi. Ma ce lo facciamo un altro draft, già che ci troviamo? Lo facciamo un altro trophy? Mo basta, mo draft blu bianco. Mo sono finiti i midrange, sono finiti gli aggro.